Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Ok, abbiamo la ruota della fortuna, amici del Sagittario. Vi ricordo che la lettura ha una validità di 3 mesi da quando viene ascoltata. Con la ruota della fortuna diciamo che c'è un cambio, effettivamente può essere un cambio di ciclo karmico e normalmente sono cambi in positivo, quindi è facile che si aprano nuove possibilità davanti a voi, nuove strade. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per la vostra crescita spirituale. Partiamo da un 6 di bastoni, che devo dire è una bella carta. Amanti, 3 di spade, 2 di bastoni, 7 di pentacoli, fante di coppe e eremita. Adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, e dopo parliamo del messaggio generale, ok? Partiamo da questo 6 di bastoni. Il 6 di bastoni di solito è una bella guardate, amanti, è una bella carta perché è una carta che parla di riconoscimenti, è una carta che parla di qualche risultato raggiunto. Nove di bastoni, diavolo, 7 di bastoni e sole. Oh, scusate. Credo che il risultato raggiunto possa riguardare l'aver definito certi limiti, certi criteri, il difendersi piuttosto che avere una zona sicura, una zona da dove potersi espandere. Per qualcuno si tratta di aver vinto qualche causa con magari degli ex inerenti ai bambini. Magari potrebbe essere la custodia, la gestione o similari. Andiamo a vedere gli amanti. 3 di pentacoli e mondo. Andiamo a vedere anche il 3 di spade. Mago. E imperatore. Guardate, ho l'idea che questo risultato potrebbe essere abbastanza complicato da sostenere, ma perché c'è il diavolo, perché il diavolo è sempre qualcosa che costringe e poi abbiamo 2 carte di difesa. Secondo me il punto qui è imparare a capire quanto effettivamente voi valete, perché ho la sensazione che ci sia un lavoro sull'amor proprio da dover fare. Questo diavolo potrebbe non rendere possibile, che poi il diavolo è sempre collegato un po' all'ego, no? Il fatto di avere una valutazione giusta su di voi.
potrebbe essere un'autovalutazione effettivamente. E qui abbiamo anche un mago e la carta dell'imperatore. Ho la sensazione che dobbiate iniziare a vedere per la vostra stabilità. Se c'era un tema con i figli, la priorità sarete voi e i figli. È come se doveste smettere, con questo 3 di spade al rovescio, di sacrificarvi per gli altri. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Re di spade, forza, luna e morte. Io credo che qui ci sia una sorta di situazione di comfort che per certi versi avete paura a lasciare andare, però è come se lavorando sul vostro amor proprio vi renderete conto che avete bisogno di qualche cosa di più. Datemi una carta per il diavolo. Fante di spade. È un tema che ha a che vedere con il controllo, con l'osservare, con il raccogliere dati, il raccogliere informazioni. Mi viene da dire credo che qualcuno questa vittoria di cui ci parla il 6 di bastoni sia dovuta allo scoprire qualche cosa, al portare alla luce del sole qualche cosa. E qui è proprio il discorso del devo pensare a me, il mondo al contrario così sotto gli amanti mi fa venire in mente che qualcuno potrebbe aver bisogno di fare un lavoro sul bambino interiore, è come il darsi più valore, smettere di sacrificare se stessi per gli altri, trovare una propria stabilità, trovare una propria regola, una propria zona di comfort, una propria zona di protezione. Perché probabilmente con questo 2 di bastoni si avvicinerà una scelta che dovrete fare in modo razionale, però il problema è che ci sono delle paure dietro che vi impediscono di trovare questo coraggio per mettere il punto fine, mi verrebbe da dire, o il punto inizio, eh. Tenete presente che l'energia di base è una ruota della fortuna, quindi qui c'è un cambio piuttosto importante che andrete a fare. Se non lo farete proprio in questo trimestre, lo elaborerete in questo trimestre. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Quattro di coppe, asso di spade e imperatrice. Credo che qualche cosa abbiate già seminato con questo mago e qui si arriva al risultato che ancora non si vede, ragazzi, perché con un 4 di coppe e un 7 di pentacoli come se fosse ancora lenta la cosa, ma io sento che vi state avviando verso la prosperità, verso l'abbondanza. Qui con questo asso di spade effettivamente potrebbe arrivare una comunicazione, potrebbe essere una proposta, potrebbe essere una verità, potrebbe essere qualche presa di consapevolezza ehm, che rinnova il vostro potere, mi verrebbe da dirvi. Adesso andiamo a vedere il fante di coppe. 8 di pentacoli. Oh, e torre. È come se doveste rompere gli schemi. Datemi un'altra carta per la torre. Le regole. È come se qui vi foste aggrappati a delle regole o... sì. Bisogna andare a vedere anche l'eremita. Carro.
e 9 di coppe. Ragazzi, tutto mi dice che dovrete dare più valore a quello che sentite, più valore a voi stessi, iniziare a pensare con la vostra testa. Oh, c'è un'altra carta qua, 7 di spade. Fare come un'autovalutazione. C'è qualche cosa che dovrete sacrificare in questo periodo. Avete il 3 di spade, avete la morte e anche un asso di spade che è la carta che taglia. Quindi qualche cosa ve lo dovete lasciare indietro. Può essere un ideale, può essere una posizione, può essere un ruolo, può essere tempo libero. Ed è come se arrivati ad un certo punto, insomma, questo risultato che avete raggiunto possa essere un po' troppo asfissiante, mi viene da dire. Non tanto perché lo sia il lavoro, il risultato in sé, ma per la vostra bassa autostima. Cioè è come se fosse stressante dover mantenere questo ruolo, questo risultato. Vi dico, qui c'è da fare delle scelte, da fare dei tagli e anche, come dire, creare qualche cosa di nuovo che possa dare più stabilità. Perché qui avete imperatore e imperatrice, quindi sia a livello monetario, sia a livello di prese di posizione, adesso dipende sempre dalla situazione personale di ognuno, però io ho proprio l'idea che dovrete cercare una nuova stabilità. Anche l'otto di pentacoli, che è l'arcano minore dell'imperatore, è una carta che parla di regole, di stabilità, e qui mi viene proprio da dire, seguite il cuore, perché? Perché un fante di coppe è un matto. Qui anche è la carta degli amanti, dovete fare quello che vi dice il cuore, più che quello che vi dice la razione, l'ego, ok? Sono stati seminati dei semi e qui è come se si aspettasse questa evoluzione. Nel frattempo, rivedete quali sono le regole del gioco. Cercate di capire voi stessi da che parte dovete andare. Da che parte, perché qui abbiamo un carro al contrario, quindi qui c'è un'indecisione, qui il carro al contrario anche mi dice dove vado, resto qui o vado a destra, vado a sinistra. Organizzate i pensieri, ragazzi, e mi viene da dire create nuovi progetti. Create nuovi progetti, buttatevi, abbiate fiducia in voi stessi. Voglio solo una carta per questo 7 di spade. La cosa importante per voi è capire cosa vi appaga, cosa vi fa star bene, cosa vi dà soddisfazione. Vi faccio un esempio. Se qui fosse una promozione in un lavoro che vi piace, sì, più o meno, lo tollerate, sapete far bene perché magari sono anni che siete lì, però in realtà non vi riempie. Qui è come il, ok, mi sento sprecata per questo lavoro, ho bisogno di qualche cosa che mi faccia sentire, io valgo di più. È come il prendo consapevolezza del fatto che potrebbe apparentemente essere un lavoro che mi dà tutto, un lavoro che mi appaga, però in realtà io sento questo vuoto. Trovo una mia nuova stabilità, qui c'è come il pensare di che cosa ho bisogno per andare verso qualche cosa di nuovo, che cosa mi piacerebbe se io potessi cambiare lavoro, se avessi la garanzia di trovare un altro lavoro, in che settore mi piacerebbe lavorare. E qui si tratta di trovare letteralmente la forza, il coraggio di fare questa sorta di cambio, che non sento sia un lasciare, beh, avete la morte, per qualcuno sì potrebbe essere lasciare il vecchio lavoro per iniziare qualche cosa di nuovo, per qualcun altro è solo una sorta di, se vogliamo, trasformazione o implementazione. Però diventa molto importante nel prossimo periodo per voi capire quali sono realmente le vostre priorità, quello che vi porta a pagamento, quello che vi nutre, quello che vi fa sentire al sicuro, quello in cui siete maestri. Voi avete delle abilità, delle doti e si tratta di metterle a frutto in questo periodo. Fate il salto di fede perché voi il potenziale ce l'avete. Per molti c'è già questo progetto, è già iniziato, 2, 3 di bastoni. Il 2 di bastoni è questo pensiero, questa progettualità che con il 3 diventa concreta. E avendo anche comunque imperatore e imperatrice sento parecchia concretezza. Quindi è una questione di mettersi in ordine le idee, di valutare magari delle opportunità che prima non sono state viste o di riprendere in mano magari vecchie
offerte, vecchie proposte e di iniziare a selezionare, ma per creare qualche cosa di nuovo, qualche cosa che vi possa nutrire. Io sento che questo cambio potrebbe essere difficile da un punto di vista mentale per delle questioni legate al passato, per quello che magari è già successo, per delle paure che vi portate dietro. Molte delle paure sono legate a questo 3 di pentacoli al contrario, al fatto di non sentirsi all'altezza, al fatto di credere di non meritare. Ok, andiamo a vedere un koan, ragazzi, per vedere che altro messaggio hanno da darvi. Comunque sì, il compito di questo trimestre è iniziare qualche cosa che a voi appaghi, qualche cosa che vi nutra sia da un punto di vista economico, ma avendo la ruota della fortuna, sento che questo arriverà, però proprio da un punto di vista dell'anima, della soddisfazione personale, di quello che vi fa sentire vivi, di quello che vi appassiona. Il vecchio stagno, una rana che salta, plop. Come la sento collegata a questo 7 di pentacoli? Praticamente è come se dicesse c'è un vecchio stagno, il stagno sta per acqua stagnante, no? Quindi dà questa sensazione di che una cosa è ferma, è lì immobile, no? L'acqua stagnante perché ristagna, perché non si muove, non ha flusso né di entrata né di uscita. Poi a un certo punto una rana salta, cioè tutta questa immobilità cambia all'improvviso e c'è questa rana che salta e smuove l'acqua e qui rivedo la ruota della fortuna. Quindi è come se vi dicessero in un momento dove sembra tutto fermo, tutto calmo, in realtà le cose si stanno muovendo. Arriverà questo crash, questo cambio, questo rimescolamento delle carte in modo improvviso. Difatti avete ruota della fortuna e torre, eh. Sì, sento che qualcuno potrebbe decidere di lasciare il lavoro attuale per andare verso qualche cosa di più affine alla propria anima. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor. Comincia questa giornata meditando quietamente. Rilassa i pensieri irrequieti. Elimina le barriere del dubbio, delle preoccupazioni, dell'ansia. Qui avete un po' di carte che indicano queste preoccupazioni, perché possono bloccare il contatto diretto con me. Me starebbe per Dio. Se voi non siete credenti, potete sostituire questa parola con universo. Lasciami lavorare dentro e attraverso di te e sappi che con me tutto è possibile. Permettimi di restaurare in te la fiducia, la fede, la convinzione e il coraggio. Non temere nulla, non avere né dubbi né paure. 9 di bastoni e la carta della luna per le paure. È come se vi dicessero di lasciarvi fluire in quello che è il disegno divino. La ruota della fortuna è una carta collegata al karma, ma anche al destino. È una carta che indica che qualche passaggio predestinato sta per succedere. Il predestinato non necessariamente è bello, perché comunque non vi nego che qui avete una torre, quindi qualche caduta dell'ego c'è, non è detto che sia una catastrofe. In realtà noi abbiamo questi momenti torre quando ci rendiamo conto che ci siamo sbagliati fondamentalmente, però è anche un modo dell'universo di reindrizzarci, cioè se noi siamo su una strada che è un po' tossica per noi, che non ci fa star bene, che non ci appaga, è come se l'universo muovesse i fili in modo che qualche cosa di esterno succeda, per cui siete un pochettino obbligati a fare una sorta di riesame del contratto
appunto per vedere dove vi siete raccontati le bugie, dove siete nella zona di comfort, che cosa non volete e invece dovreste cambiare, come una sorta di autoanalisi su quello che vi siete raccontati fino ad adesso e che non va più bene per il tipo di persone che siete diventate. Cioè, alla fine della lettura c'è la carta dell'eremita e la carta del maestro e la carta del saggio. Quindi io sento che tutto questo passaggio vi renderà più saggi e soprattutto più vicini a voi stessi, più vicini alla vostra anima, mi verrebbe da dire. Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia ispirato. Scrivetemelo nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto le credenze limitanti, chiaramente in modo un po' più ampio, in modo un po' più generico rispetto al percorso individuale perché non ho nessuno davanti per avere un feedback nell'immediato, però comunque c'è del buon materiale anche lì. Inoltre in quella sezione trovate temi dedicati alle polarità, all'astrale, alla metamedicina, alla metafisica, insomma è un po' tutto quello che ho studiato io in tanti anni nella medicina olistica che io ho semplicemente riunito e insomma messo a disposizione. Se volete sapere di che cosa si tratta, potete andare a vedere i titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici e sono nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 playlist, sono numerate e sono da vedere in ordine di numero. Anche i video sono numerati e sono da vedere in ordine di numero progressivo. Bene, detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!